Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi è un approfondimento sul lavoro e l'economia del video generale della seconda parte del 2023. È un video che è già uscito, lo trovate nella playlist del canale nella sezione degli abbonamenti annuali e stagionali. È quello con la copertina azzurra, per capirci. Io prima di iniziare vi ricordo come sempre che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video che è una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Trovate anche la mia email e la vedete anche qui nel caso vogliate contattarmi, e sempre nella descrizione ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi. Allora ragazzi, partiamo con un 4 di coppe, il matto, la luna al contrario, un re di bastoni al contrario e un asso di spade. Dunque, con questo 4 di coppe all'inizio della lettura, è evidente che non state vedendo qualche cosa. Probabilmente avete l'attenzione focalizzata su una questione in particolare e non vi state rendendo conto che, diciamo, state guardando solo davanti, non avete un punto di vista più ampio, come se vi mancasse la visione globale. Letteralmente il 4 di coppe è la carta della cecità, ragazzi. Abbiamo anche un matto, il matto è sempre una carta di nuovi inizi, è una carta di impulso, è una carta anche di nuove idee. Seguito poi dalla luna, la luna è al contrario e qui fa riferimento probabilmente a qualche questione che potrebbe venire a galla. Non so perché, ragazzi, ma ho la sensazione che ci sia qualche questione a livello familiare che potreste, diciamo, scoprire. Non so se riguarda l'economia di famiglia, l'eredità, però c'è qualche cosa. mm, lo andiamo a vedere dopo con i mini tarocchi. Abbiamo anche questo re di bastoni e un asso di spade. Allora, devo dire che l'asso innanzitutto è sempre un indicatore di un nuovo inizio, esattamente come la carta del matto, e parla di qualche verità che viene a galla. Se teniamo presente che anche la luna qui è il contrario, ragazzi, io credo che verrete a conoscenza di qualche notizia che vi permetterà di capire certe cose, perché comunque quando c'è l'asso di spade si tratta di qualche verità che taglia i pensieri e li rimette in ordine, quindi è facile che in questo secondo semestre del 2023 riusciate ad avere le idee molto più chiare per quello che riguarda sia la situazione lavorativa che la situazione economica. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Asso di coppe per il 4 di coppe. Wow, 7 di bastoni e nuovamente il 4 di coppe. Io credo che sia un'idea che state difendendo, è un'idea che state coccolando, curando, e probabilmente non vi rendete conto di quello che c'è intorno, di altre occasioni che potreste sfruttare. Vi dico questo perché avete comunque un 7 di bastoni e il 7 di bastoni è una carta di chi lotta da solo per portare avanti le proprie idee piuttosto che il proprio lavoro, insomma. Come se ci fosse una cosa nello specifico che state difendendo. Mi parlano di fondo pensione, probabilmente qualcuno sta decidendo di fare un fondo pensione, ed è come se si mettessero tutti gli sforzi lì. Andiamo a vedere il matto.
eremita al contrario e sì, cavaliere di coppe. Guardate ragazzi, avete il bagatto e avete l'appeso, c'è anche un 1 qui e un 1 qui. Avete tante carte di inizio e quello che sento nella seconda parte del 2023 è che probabilmente riceverete un'offerta. Può essere un'offerta lavorativa, può essere semplicemente anche una, nel senso un, come vi posso dire, se siete alla ricerca di qualche lavoro può essere un'offerta che arriva, può essere anche una collaborazione se non è un lavoro di dipendenze. Sì, io sento che potrebbe nascere un progetto veramente interessante, con molta capacità di espansione. Andiamo a vedere però la luna. Quattro di pentacoli e temperanza. Mm. Ragazzi, vi dico, la luna al contrario ha un po' la stessa energia dell'asso di spade, secondo me. C'è qualche questione che potrebbe venire a galla, potrebbe essere qualche questione pregressa, visto che c'è la luna, magari delle cose da aggiustare, ehm, delle tasse arretrate da pagare, c'è qualche cosa in arretrato che riportate in equilibrio, come se, per esempio, se avete dei debiti, ehm, ho come la sensazione che controllando molto bene quello che andrete a spendere, riuscirete a riportare in equilibrio la vostra situazione. Andiamo a vedere il re di bastoni. È chiaro, avete l'appeso, ci vuole, come vi posso dire, più una veduta più ampia, ok? Perché l'appeso è colui che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Quindi probabilmente qui siete troppo focalizzati su una situazione, ma questo tipo di offerta che potreste ricevere, questo nuovo inizio, questa nuova avventura, questo salto di fede magari in un nuovo prodotto o in un nuovo servizio che volete proporre sul mercato, vi darà la possibilità passo dopo passo di far fronte anche ai vostri debiti nel caso li abbiate. Allora, il re di bastoni è spiegato da un 6 di bastoni al contrario, da un fante di spade e da un re di pentacoli. Mm. Interessante perché questo gruppo di carte è tutto al contrario. Ragazzi, io ho la sensazione che per quello che riguarda eventuali ulteriori, diciamo, progetti, oltre a quello che partirà già qui, ho la sensazione che non avrete tanto le forze. Avete due re al contrario, fate attenzione alla gestione dei soldi e alla gestione delle vostre energie personali, perché quando c'è la carta del matto si parla di un inizio mm, con, come vi posso dire, con un forte impulso, è un inizio che richiede tanta energia, quindi con questo re di bastoni al contrario rischiate di arrivare ad un certo punto del semestre ed essere un pochettino scarichi. È come se aveste bisogno di prendervi un momento di pausa, un momento di gloria, mi verrebbe da dire, un momento dove insomma anche voi tirate un pochettino il fiato, ma è come se non fosse ancora possibile in questo nuovo progetto. Tenete presente che se è una nuova attività, normalmente prima di iniziare a tirare un sospiro di sollievo, e poi non è sempre detto così, ma ci vuole almeno un anno di attività. Andiamo a vedere l'asso di spade. Mm. Interessante, 4 di bastoni al contrario e 6 di coppa al contrario. 6 di coppa è un'altra carta che come la luna ci parla di passato. Ragazzi, io ho come la sensazione
ehm, che è vero, ci potrebbero essere delle offerte lavorative se siete disoccupati o se non è proprio un'offerta lavorativa, è come se ci fosse un nuovo progetto in ballo, ok? Come se ci fosse un qualche cosa che bolle in pentola, ma avendo queste carte io ho come la sensazione che non abbiate tanta fiducia, tanta voglia, tanta sicurezza di voler effettivamente stringere un contratto, un'alleanza ehm, con questa persona. Sento che una persona sola non è un gruppo. Se siete autonomi, ragazzi, qui ho l'idea che vi verrà un lampo di genio, mi verrebbe quasi da dire. Perché con la carta del mato ci sono nuove idee, qualche cosa di nuovo che viene a galla, c'è anche la carta del bagatto qui. Quindi ci sono delle possibilità di lanciare un nuovo prodotto sul mercato. Fate attenzione perché ho come l'idea che metterete troppa carne al fuoco e farete un po' di difficoltà probabilmente a gestire il vostro tempo, a gestire scusate, gestire l'appeso, perché l'appeso parla di un tempo che è quasi fermo, è quasi bloccato, cioè il fatto è che avrete talmente tante cose da seguire che arriverete come ad un certo punto non saprete più da che parte cominciare. Come quando si fa un trasloco, si inizia a fare tutti i pacchi e poi si arriva ad un certo punto che è il punto di non ritorno, dove non si capisce più niente. Ecco, in quel caso lì, con pazienza, riprendete il ritmo, ok? Datevi un momento, se avete bisogno di magari liberare la testa, prendetevi quel momento, però ad un certo punto è come se aveste bisogno di darvi i giusti spazi. Però ecco, queste due carte in fondo, il 4 di bastoni e il 6 di coppe. Allora, innanzitutto la persona con la quale potreste affrontare questo progetto o dalla quale potreste ricevere questa offerta, ripeto, potrebbe anche essere un'offerta di lavoro dipendente, potrebbe in qualche modo avere a che fare con la vostra crescita karmica, ragazzi, la crescita spirituale, perché abbiamo due carte qui che parlano di anime gemelle. Ora, questa è una stesa di lavoro, però, come dico sempre, molte volte le anime gemelle sono quelle persone che semplicemente ci devono insegnare delle cose nella vita. Normalmente le anime gemelle sono quelle anime che ci insegnano nella luce, cioè senza sofferenza, ok? Perché quelle sono le anime karmiche, le altre. Anche se poi anche lì è una suddivisione un po' malfatta perché anche le anime gemelle sono anime karmiche, però io come anime gemelle diciamo che identifico le persone che ci fanno crescere in luce, come anime karmiche identifico le persone che ci fanno crescere attraverso la sofferenza, tipo i borderline e i narcisisti, ok? Però per ritornare alla lettura ho come la sensazione che qui ci sia qualche questione in sospeso da più tempo, non solo da questa vita, ok? Che interessante, fatemi sapere come vi risuona, ragazzi. A livello economico vi devo dire, fate attenzione a come gestite sia i soldi, sia gli investimenti, ma anche gli spostamenti economici. Tenete presente che avete bisogno nel prossimo semestre di organizzare molto bene il vostro tempo, in modo da ritagliarvi un po' di spazio per riposare. Mm. Vediamo che altro riesco a dirvi con le fatine. Ragazzi, se fosse un nuovo inizio di collaborazione, o comunque un lavoro dipendente, diciamo così, avendo queste due carte, soprattutto il 4 di bastoni che parla di contratti, può essere che non sia un contratto a lungo termine, ok? Cioè, per molte persone potrebbe essere magari un contratto per la stagione natalizia, ipotesi. Però comunque qualche cosa arriva.
Andiamo a vedere una fatina. Ricerca. Ed è interessante perché questa fatina sta cercando di fare centro. È un po' come se vi dicessero qual è il succo della situazione, qual è il punto centrale della situazione, magari del lavoro, magari di questa reticenza da parte vostra a creare collaborazioni stabili o proprio a fidarvi degli altri. Anche se è un po' come se avendo la carta del matto ci fosse questa necessità di lavorare la fiducia, non tanto negli altri, ma nella vita in generale. Avere l'eremita al contrario è come se vi dicessero che non siete soli. E poi arriva questo cavaliere di coppe, quindi qualcuno vi tenderà una mano. Mm? Andiamo a vedere ancora un koan per vedere come terminare la lettura. Ragazzi, se vi può rincuorare, non vedo grosse uscite di denaro, perché è come se, diciamo, ascoltando questa lettura, foste molto più oculati con questo 4 di pentacoli. Si tratta proprio di centellinare, di spendere solo i soldi necessari, di fare gli investimenti necessari. Però è anche vero che per adesso non vedo grossissime entrate, quindi diciamo che la situazione economica è da tenere sotto controllo, ecco. Va bene, andiamo a vedere ancora un koan. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti, non coglierai mai il bersaglio. Cioè, ma guardate, wow! Ragazzi, qui vi dice di osare, di fare il salto di fede, di andare avanti, di essere voi a toccare con mano come funzionano le cose. Non vi fidate di quello che vi raccontano gli altri, perché come dico spesso, quando gli altri ci danno un consiglio, anche se lo fanno con l'intenzione di darci un consiglio per il nostro bene, è sempre un consiglio filtrato dalle loro credenze, dalle loro esperienze, dalle loro paure. E non è detto che quello che ha funzionato o meno per loro sia così anche per noi. Però qui è un po' come se vi dicessero, ok, hai questo impulso, hai la possibilità di lanciare questo mercato questo prodotto sul mercato, questo nuovo servizio, questo nuovo lavoro, ehm, guarda e vedi con i tuoi occhi, vai e prova con mano che cosa significa. Se esiti non coglierai mai il bersaglio, è un po' il carpe diem, ragazzi, qui c'è bisogno di cogliere l'attimo. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi per il prossimo semestre. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare al meglio le energie del prossimo futuro. Potete farmelo sapere con un like, con una condivisione, un'iscrizione, con un commento, che a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Se poi volete anche supportare in modo attivo il canale, potete fare una donazione o abbonarvi. La fascia degli abbonamenti sono due, le fasce degli abbonamenti sono due. Quella più bassa è un semplice supporto al canale, con la fascia più alta avete accesso ai video di crescita spirituale e personale che sto mano a mano pubblicando. Giusto per fare una precisazione, il percorso individuale che sto proponendo è un percorso cucito su misura ed è basato sulle credenze limitanti, quindi si va a lavorare sulle credenze limitanti di un certo settore, in un certo settore. Mentre per quello che riguarda tutti i video che ho pubblicato, che sto pubblicando per la crescita spirituale, diciamo che la parte delle credenze limitanti che viene trattata nel percorso individuale è una parte di tutto quello di cui parlo nella sezione degli abbonamenti, ok? Quindi il percorso individuale è specifico, è fatto apposta su di voi, è per le credenze limitanti, quindi per andare a riprogrammare
il subconscio, però con la parte degli abbonamenti tratto altri temi anche. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro una seconda parte del 2023 splendida, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!